Oggi andiamo dritti al punto e il punto è Quito, la capitale che sta a metà del mondo ma anche a 2850 metri di altezza. E salirò, salirò, salirò. Sottovalutata? Decisamente sì. Fa mancare il fiato? Parecchio. Ma sicuramente una scoperta in questo Ecuador che stiamo conoscendo un passo alla volta. Che scoperta, ragazzi! Siamo entrati da nord, dal confine con la Colombia. Abbiamo fatto una lunga sosta a Otavalo tra mercati e cascate e siamo rimasti imbambolati dalla bellezza dei suoi abitanti. Una laguna con il porcellino d'India e il corpo non aretto, ma siamo tornati in forma e ora siamo più pronti che mai alle salite e discese di questa città. Brave signore! È dura la panela. Potenza stamattina per lo zucchero. Sei riuscito? Sì. Che bel pezzettone, bravo. Oggi ragazzi colazione a tema, perché attenzione cosa abbiamo trovato qui in Ecuador. Il pan de Pasqua, che a tutti gli effetti è il panettone. Che spettacolo! Allora, questa è la teoria di Paolo, che sia il panettone, in effetti lo vendono qui come dolce di Natale, anche se c'è scritto pan di Pasqua. Allora, abbiamo trovato al discount, $1 e qualcosa, costa quindi veramente pochissimo. Quindi questo magari vediamo se è di qualità. Dice che è fatto artigianalmente, chissà. Ecco, adesso però ci vuole un attimo perché devo aprire. Intanto ci siamo fatti un caffè solubile qui dell'Ecuador alla vecchia maniera, quindi facendo scaldare l'acqua nel pentolino. Attenzione ragazzi, mamma mia. Allora, mi sta tirando matta questo pan di Pasqua, da quando l'ha visto lo vuole prendere. Fino a marzo avremo pan di Pasqua, te lo dico io, te lo dico aiuto. Sallo, guarda qua. Oh. Si è staccato. Vabbè, il profumo è quello. Sì, l'odore sì, è lo stesso. Vediamo la prima fetta com'è. Attenzione ragazzi. Mi sa dei panettoni trugnissimi. Momento vero. Ma dai, pensavo molto peggio. Aspetta, per favore di telecamera. Questo è il pan de Pasqua. È pieno zeppo di canditi. Un po' del colore un po' acceso. Vai, assaggia. Ok, non è male. Non è male o non vale? Cosa che hai detto? Non ho capito. Mi piace. Ti piace? Mi piace molto. Bene. Sei fregata, Angela. Ecco, sono iniziate le colazioni a base di pan di Pasqua. Assaggia. Ragazzi, se c'è una cosa in viaggio che mi manca veramente tanto, spesso, tutti gli anni, è la pizza. Ma al numero 2 anche il panettone. Davvero? Il panettone io lo adoro. Io lo vorrei tutti gli anni in questo periodo. Qui ce l'abbiamo. Perché si chiama poi pan de Pasqua? Perché? Non si sa. Non sei contenta, ma se te lo stai a mangiare, guardala. La seconda fetta te la sei lanciata, te la sei buttata, Angela. Guarda chi c'è! Un viagino proprio fuori dalla porta dell'ostello. Che scoperta ragazzi, Quito, basta fare pochi passi e guardate già in che piazza siamo. Questa è Plaza San Francisco, è una delle tante piazze della città, perché pensate che quello di Quito è il centro storico meglio conservato di tutto il Sud America. Siamo a 2800 metri e la città sorge sotto il vulcano Pichincha, che in questo momento non si vede ma è da questo lato. Da quest'altra parte invece c'è una collina dove c'è la Signora, una statua della Madonna che guarda tutta la città dall'alto. Ragazzi, 2800 metri vuol dire che fa molto freddo, ma se esce il sole fa anche molto caldo, perché comunque siamo all'equatore e quando esce lui picchia forte. Per questo devo dire che l'abbigliamento più adatto è proprio questo. Anche Angela ormai mi segue, guardatela. Prima era scettica e adesso non più, e infatti eccola,
manica corta e giacca e cappellino. Mi stai trasformando. Ti sei trasformato in me. Con questo clima in pratica all'interno delle abitazioni, degli ostelli, degli hotel c'è un freddo porco, proprio porco, e infatti stanotte abbiamo avuto abbastanza freddo, ma poi con questo sole quando esci è primavera piena, quindi si vive sempre in questo continuo limbo. Sì, nel limbo tra estate, inverno, primavera, non si capisce più niente. E anche il tuo corpo, è tornato comunque il colonnello anche il tuo Giuliacci, corpo. come avete notato, è tornato in gran forma. Anche il tuo corpo, aggiungiamo anche l'altitudine, Sì. se ne bamba. Sono L'altitudine un paio devo di dire giorni che siamo... la stiamo un po' subendo in Sì. questi giorni, in questi ultimi paio di giorni non siamo stati tantissimo bene, perché comunque ti manca un sacco il fiato. Questa città però mi sa che ci regalerà grandi emozioni. Vi dico solo che ci sono 17 piazze solo nel centro storico. È spettacolare. Mi sembra quasi il centro di Bergamo con Città Alta sullo sfondo. Secondo voi ricorda Bergamo in qualcosa? Secondo No, me è zero. niente. Proprio, Nulla. Però Paolo è convinto di questa cosa. Al posto di Città Alta qua c'è diciamo la parte alta della città e dietro il mega vulcano che qua finalmente si vede, prima non si vedeva. Dobbiamo andare un po' oltre questo edificio. Comunque tutto il centro storico è immenso, ragazzi, è stato Bellissimo. costruito dagli spagnoli, quindi anche questa è una città coloniale spagnola, però devo dire che è spettacolare, cioè è una versione di quelle che abbiamo visto fino adesso, ma 1000 volte meglio. Dai ragazzi, se non ci fosse il vulcano dietro, questo condominio color cacchina non ricordo proprio quelli italiani. Stanno addobbando i tetti, ragazzi, c'è Babbo Natale, le renne, c'è il presepe gonfiabile e anche l'albero di Natale. Però le signore che vendono sono dappertutto, a tutti gli angoli. Questa signora per esempio sta vendendo i cuscini, belli. Particolare questa cosa dei taxi che hanno una specie di bandiera italiana con la scritta taxi, quindi rosso, bianco e verde. Elemento fondamentale di bellezza di questa città è sicuramente il fatto che sia stata costruita ai piedi del vulcano, quindi è piena zeppa di salite e discesa come le più belle città del mondo. Reggio Calabria in primis, ma anche San Francisco e città del genere, insomma. Devo dire che una bella scala mobile qua ci starebbe, vista l'altitudine servirebbe proprio. Anche più di una, di la verità. E salirò sopra questa Quito e scenderò fino a quando sarò solamente un puntino. Questo, ragazzi, è uno dei simboli della città perché si vede da praticamente tutta la zona circostante, non solo dal centro storico, perché è altissima. Questa è la Basilica del Voto Nacional, che è uno degli esempi di architettura neogotica più grandi di tutta l'America. È stata costruita da un architetto francese che si è ispirato a Notre Dame per costruirla. Scusate, ma Paolo nel frattempo sta tipo gattonando Per farla vedere tutta. ripresa dal basso, sì, perché è altissima. Ci sono queste due torri appunto tradizionali che salgono moltissimi metri in alto, e pensate che questa si chiama anche la Basilica della fine del mondo, perché se guardiamo attentamente la parte sotto ha molte più statue, è molto più decorata rispetto alla parte sopra, che si dice che non sia finita, perché secondo una leggenda quando finiranno di costruire questa basilica ci sarà la fine del mondo, quindi i vulcani erutteranno e ci saranno dei fortissimi terremoti. La basilica all'interno rispecchia lo stile gotico e quindi c'è una lunghissima navata centrale lunga 140 metri con due navate laterali più piccole, e all'interno è circoscritta una croce. La particolarità è poi la presenza di un rosone con delle vetrate colorate. Proprio fuori dalla basilica c'è la Papa Mobile, quella originale che il Papa Giovanni Paolo II ha utilizzato nella sua unica visita qui in Ecuador nel 1985. Un macchinone bello grosso, e all'interno c'è proprio la statua del Papa.
Scendendo dalla cattedrale per andare in centro, ragazzi, è pieno zeppo di zapaterie, e cioè calzolai. C'è un negozio lì, un negozio da questa parte e anche da quell'altro lato. Bellissima sta cosa. Sì, tutte le scarpe in pratica sistemano, perché ci sono appese tutte le suole che si possono far sistemare. Questo è praticamente il quartiere dei calzolai, ecco. Continua la saga, dov'è finito Paolo? Perché ovviamente l'ho perso, ragazzi. Allora, non ho grandi dubbi sul fatto che lo troverò in questa panaderia, pastelleria. E infatti, guardalo lì, guardalo lì. Piccolina questa, già tu entri, ci sono queste torte enormi, a più piani. No vabbè ragazzi, ce l'ha conquistato anche a me, ha fatto bene entrare, prima volta che lo dico. Ora qua c'è tutto il bancone con tutti i vari dolci, da dietro anche i paninetti, ecco, già trovato. Vendono anche il formaggio, ragazzi, guardate quanto formaggio da questa parte, e qui tutti i latticini. La signora non ha il cambio, era una moneta, mannaggia. Abbiamo solo $10, che C'era alla anche... fine sono 8 euro, ma nessuno ha le monete piccole, quindi... Sono le monete piccole, c'era un pan pizza, ragazzi. Da questa parte invece cominciano gli orologiai, ragazzi, la via degli orologiai. Non solo, ci sono anche i portafogli da questo lato, relojeria, guarda che belli questi negozietti, mamma mia ragazzi, bellissimo, come una volta, addirittura il pavimento della nonna, spettacolare, spettacolare, tutti gli orologi, ma che tuffo, che tuffo indietro. È vero. Anche da questo lato ci sono questi gioiellieri, questo è un compro oro, ma anche questi hanno tutte queste strutture un po' antiche. Bisogna essere così pronti a tutto, perché Esatto. eccola lì che è tornata la nuvolazza. Sono tornate le nuvole in un attimo. Devo dire che cambia anche un po' la città a seconda del tempo, perché con il sole questi edifici bianchi riflettono tantissimo la luce. Questa ad esempio è una delle tantissime piazze qui del centro storico di Quito, ed è la piazza del teatro. E ancora non siamo neanche andati nella parte più centrale, il centro storico vero e proprio, quindi adesso ci stiamo andando. Comunque una cosa fantastica anche è che tutte le attività che ci sono tutte locali. Non abbiamo visto neanche una catena internazionale al momento. Comunque ragazzi, Quito per essere una capitale non è grandissima, perché conta 1.600.000 abitanti nella parte proprio della città, e estendendo diciamo a tutta l'area della capitale si arriva a 2.200.000 persone. Stiamo scoprendo un sacco di cose su questa città che, ragazzi, è incredibilmente sottovalutata. Io credo che se vai a chiedere a chiunque da qualche parte, anche in Italia, vai a chiedere: scusa, qual è la capitale dell'Ecuador? Quito, una città che ha un nome che non è che risuoni tantissimo, e invece è... questa è assurda, non ci volevo credere, ho dovuto ricercare più volte questa cosa perché non ci credevo neanche io. È stata scritta sulla lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO prima di Roma, nel 1978, per prima insieme a Cracovia. Pazzesco, pazzesco. E qui c'è addirittura questa targa che ce lo conferma nel 1978. Siamo ragazzi adesso nella piazza centrale di Quito, che è Plaza Grande, e qui ci sono due tipi di edifici. Quello alle mie spalle è un edificio religioso, quindi la chiesa. Da questo lato invece c'è un edificio amministrativo governativo che è il palazzo presidenziale. Allora noi ragazzi non parliamo mai di politica nei nostri video, non lo faremo neanche adesso, però è giusto fare un accenno a quello che è la situazione in questo momento qui in Ecuador. 7-8 mesi fa è stato eletto il nuovo presidente dell'Ecuador, ma fin da subito ha disatteso le aspettative della popolazione, cosa che devo dire abbastanza comune tra i politici, però qui l'ha fatto talmente in modo evidente che la popolazione da subito si è ribellata alle sue prime politiche. Tra queste c'è stato un referendum che si è fatto qualche giorno fa, quindi la popolazione ha votato qualche giorno fa, in cui si chiedeva tra i vari punti anche la possibilità di costruire delle basi statunitensi nel paese.
Pensate che queste basi, alcune di queste basi sarebbero state costruite addirittura alle Galapagos, che sono queste isole che sono un patrimonio non solo per l'Ecuador ma per tutto il mondo, perché c'è una biodiversità pazzesca. Comunque la popolazione si è detta contraria e ha votato contro questa iniziativa. Ci sono stati degli scontri e delle manifestazioni nei mesi scorsi portate avanti soprattutto dalla popolazione indigena, e ci siano voci che il presidente abbia già lasciato il paese. Voci sempre dicono che avrà vita breve, nel senso che a breve sarà sostituito da qualcun altro, perché appunto la popolazione va contro i primi movimenti che questo presidente ha cercato di fare all'interno del paese. Quindi è proprio un esempio di come la popolazione si è unita tutta insieme contro appunto queste politiche. Che modernità! Ci siamo messi sotto i portici perché ha cominciato a piovere, ma non siamo gli unici. Tante persone sono venute qui a rifugiarsi, a ripararsi, e tante invece approfittano di questa cosa per farsi pulire le scarpe dai signor che ci sono proprio qua in piazza. Oh Angela, ma qua secondo me una cosa simile l'abbiamo già vista, anche recentemente. Ricorda un po' le chiese barocche, che casino in questo momento urlano tutti. Le chiese barocche, perché questo è un esempio di barocco, uno dei migliori di tutta l'America. Minchia, ma lo ricorda tantissimo, ah! È la chiesa della Compagnia di Gesù, e infatti nella progettazione e realizzazione di questa chiesa nel 1700 hanno partecipato degli italiani. La facciata è tutta fatta con pietra lavica, e quindi anche questo richiama l'Etna! Però qua non è l'Etna, è un altro vulcano. In effetti uno si concentra sulle facciate delle chiese, ma se si alza un po' lo sguardo si vedono anche le cupole. Tutte le chiese del centro storico hanno queste belle cupole enormi, tutte colorate. Stavamo camminando, ragazzi, è arrivato questo ragazzo che ci ha detto: volete fare una degustazione di cioccolato? Ma chi siamo noi per dir di no? Cioè, voglio dire, sembra che ci abbia letto nel pensiero. Siamo entrati qua, c'è un profumo adesso, ragazzi, che non vi dico. Che profumo di cacao che c'è qui dentro. ¿Cómo se llama? Cacao nacional. Cacao nacional. Sí, este cacao alberga alrededor de 60 a 80 granos de cacao en su interior, al contrario de este cacao. Este alberga alrededor de unos 100 granos de cacao en su interior. A comparación con este, lo que trabajan lo que es las demás industrias. Este se conoce como cacao originario. Alberga alrededor de 100 a 150 granos de semilla in suo Con interiore. la tostatura questo è il risultato. Inizialmente viene fatto seccare nelle strade proprio lungo la costa dell'Ecuador, e poi viene qui tostato con dei forni. Ah, ¿se puede abrir? Sí, entonces Ecco, sta aprendo. una vez que se abre, nosotros tenemos lo que es la cascarilla y el nib de cacao. Che Igual profumo. lo pueden oler y también lo pueden degustar. Si può assaggiare? Buono, gusta È fortissimo. molto. Fortissimo. Dopo averle pelate, dopo aver tolto la pellicina, insomma, poi questa è la... Viene macinato così, si fa la polvere. La primera vez todavía queda medio granulado. Entonces esto le volvemos a poner en el molino por 13 veces hasta que salga. 13 volte, 13. Yes. Entonces pueden olerlo. Esto ya es el cacao ya molido. Che profumo. Hay dos piedras circulares y en el centro hay una tercera piedra. Entonces esto pasa dándole vueltas por alrededor de 3 días. Y aquí tenemos el chocolate 100% puro. Leche en manteca, sì, eso es una cosa. Che sapore, ragazzi. 3 giorni gira qua, senza zucchero, senza latte, nulla. Cioccolato puro al 100%. È fortissimo il sapore. Buono. Assaggiamo quello 65%. Che differenza, che differenza. Non c'è confronto. C'è un sacco di zucchero. Lo senti tantissimo. La diferencia de color del 100% y el 65%. Sì, sì, sì. Ci sono diversi negozi che vendono soltanto cappelli. Questo è uno di quelli. Guardate, ci sono, oltre alle macchine da cucire storiche, anche quello che era utilizzato per dare la forma, di prendere la forma del cappello proprio. Vedete, qua c'è tutta la storia, qui ci sono anche le coppole. Guarda la signora che fa il croccante.
con il padellon. C'è una sfilata oggi ragazzi nel centro di Quito perché è il compleanno della città che compie quest'anno 491 anni e quindi come vedete ci sono le persone vestite in maschera sui trampoli, un sacco di gente dietro, vediamo cosa c'è in questa sfilata, mi sa che ci sono anche dei carri, vedo gente che balla lì dietro. Qui guardate ragazzi, ballano e indossano le maschere tradizionali che abbiamo visto anche a Otavalo. Pantaloni tutti pelosi. Arriva la macchina con il gallo e la musica a tutto volume e dietro c'è la maschera con il prete e tutte le maggiorette. Questo è solo il primo giorno, i festeggiamenti durano 2 settimane ragazzi. In tutto ciò ho completamente perso Paolo, perché come sempre era dietro di me e se n'è andato da qualche parte, ma non so esattamente dove, non so dove sia, e c'è un bel po' di gente in questo momento. E c'è la sfilata dei signori e del signore che vendono il ponce, che è questo tradizionale bibita, diciamo dolce in realtà, che si fa proprio qui a Quito. E qui c'è il carro con il monumento all'equatore, quindi la metà del mondo, e lanciano le caramelle. Oh, lanciano anche i mandarini, sta cosa fa malissimo però. E poi il genio ragazzi, la signora noleggia gli sgabellini, noleggia i merde, ma $2 in pratica per sedersi ad aspettare. Guardatelo dov'è! Ma cos'ha in mano? Sono andato a comprare l'ombrellino dalla signora! Ma perché scusa? Era carina la signora, poi a noi serve un ombrellino. Ma che bel colore anche là! Fucsia, bravo! Ottima scelta! Brave signore! Ragazzi, tutti questi carri non hanno fine, stanno andando avanti ormai da ore e ci sono sempre più gruppi, ci sono quelli dei mercati, vari mercati, per esempio questo è il Calderón, che non è un mercato, credo che sia una zona, un quartiere, e ci sono tutte le miss addirittura che lanciano caramelle. Mai caramelle, no, niente caramelle. Saluti, no, solo niente saluti, va bene. Qua ragazzi stanno ballando addirittura con le bottiglie in testa. Mira che roba! Quanta gente ragazzi, quanta gente dappertutto. Qua siamo nella piazza principale, sono tutti seduti anche sulle scale della chiesa. Oye, compa José, tráete tu acordeón. Oye, compa José, Ay, sì, una patata! hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición. Que hoy se viste la fiesta de cumbia y de tradición. La signora ragazzi non offre caramelle ma alcol direttamente. Ha capito! Oye, compa José, yo tengo la dirección. Ragazzi, l'ho quasi dovuta tirar via Angela, perché Mi se piacciono no queste cose, io starei lì tutto il giorno a guardare la sfilata, ma era bellissima. infinito no? un casino, mi scoppia il cervello, perché comunque allora è iniziata piccolina, ma adesso tipo è infinita. Sono tutti lì, sono tutta la città, non lo so. Sono arrivate persone da tutto il paese, poi siamo anche in settimana, quindi cioè, tutta questa gente non me l'aspettavo proprio. E poi comunque si percepisce veramente il senso di comunità che c'è. Infatti sono tutti questi piccoli quartieri, i mercati che si sono messi insieme, hanno fatto queste piccole comunità, hanno creato queste coreografie e adesso appunto stanno sfilando e tutte insieme.
Che poi è il bellissimo. compleanno della città, che è una cosa stranissima, non è neanche, non so, 500 anni, dici vabbè, 491, perché nel 1534 gli spagnoli hanno fondato questa città. In realtà qui prima c'era già un importantissimo centro per gli Inca, che però quando hanno scoperto appunto dell'arrivo degli spagnoli hanno deciso di distruggere tutto quello che avevano costruito per non farlo trovare agli spagnoli. Hanno nascosto i tesori e quindi gli spagnoli sono arrivati qui e hanno ricostruito tutto questo centro storico come lo vediamo adesso, che è ancora in ottima forma nonostante ci siano stati dei terremoti nel corso della storia. Dopo quella figuraccia che abbiamo fatto qualche giorno fa con quella pizza terribile, ci dovevamo rifare, siamo nella capitale, non potevamo non fare una bella ricerca e finalmente, ragazzi, dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, ho perso il conto, una pizza bella, vera, splendida, fantastica. Questa pizza stupenda, ragazzi. Abbiamo trovato un gioiello a Quito. Visto che siamo nella capitale, qui potevamo trovare quella buona. Scusa, non ti stavo neanche più inquadrando, presa dalla pizza proprio. Abbiamo anche che bei l'origano. gusti anche, guarda qua. L'origano. Con il pesto di rucola, qua con le melanzane. Cosa abbiamo? Boh, sarà l'aceto per l'insalata. Questo è aceto, sì. Vabbè, comunque io lo mangerei subito e quindi adesso chiudo la L'olio piccante, lo proviamo, l'olio piccante. Assaggialo prima che sia mortale, ecco. Mamma mia, ragazzi. Che figata. Che profumo che c'è anche, vabbè, buon appetito allora. Buon appetito. Comparsa, ragazzi, non ci sono più. Non so dove sia finita. Dov'è? È sparita così improvvisamente. C'è questa cosa che sono le dimensioni della pizza, perché questa che abbiamo preso noi è quella personale, che sono 6 fette. Poi va a fette, qua c'è quella familiare che invece sono 11 fette, quindi è molto più grande. Abbiamo preso 2 personali, però pensandoci è un po' più piccola di una pizza italiana, quindi ne abbiamo presa un'altra. Beh, giusto, ci stava, ragazzi, ci stava assolutamente. Abbiamo visto un po' di pizzerie qua a Quito, ce ne sono diverse, devo dire la verità, ma sono tutte un po' di livello un po' alto, insomma, dove ti senti un po' così con una maglietta nera, diciamo. un po' pompose. Invece qua abbiamo trovato quell'atmosfera che ci piace della pizzeria, perché poi la pizza deve essere una roba popolare, semplice, facile. Qui infatti si stanno trovando veramente bene. Abbiamo preso l'autobus per venire fino a qui perché questo è un altro quartiere. Siamo in un altro quartiere della città, ci stiamo fuori dal centro, il quartiere è La Floresta, che è un'altra zona che è famosa però per una cosa dove andremo dopo. Adesso finiamo qua con la prossima pizza e poi ci spostiamo. La pizzeria come si chiama? Amici miei, Un bel nome. nome italiano. Non vi dico il profumo, ragazzi, mamma mia, che devo commentare? Niente, ci siamo dimenticati di fare le foto prima. L'unica che è rimasta, facciamo la foto. Oh, sento il coma, ragazzi, il coma da carboidrato, quello che ti appesantisce e ti rallenta anche le parole. Avete presente? Quando poi dopo una pizzata ti butti sul divano ed è finita la storia? Esattamente quella sensazione lì. Comunque, ragazzi, noi eravamo venuti anche per vedere questa piazza, che però è totalmente chiusa perché stanno lavorando, ma in realtà là dietro mi pare di vedere che ci sono delle cose interessanti, le cose più interessanti legate a questa piazza. Questo è il Parco della Trippa. Ecco dove siamo noi, siamo proprio lì al Parco della Trippa. Ma perché la trippa? Perché da questo lato ci sono 1 miliardo di banchetti che fanno tutti quanti la trippa. Da tutta la città le persone vengono qui proprio per assaggiare questa prelibatezza. Ecco, a partire dal pomeriggio fino a tutta la sera. Eccola là. No, grazie. Io non l'assaggerò, ragazzi. Però eccola qua, la trippa. La tripa con papita, matava ciocolo. Ah, mira. Grazie. E qua tutti quanti la stanno preparando. No, grazie. Io, ragazzi, non sono un amante, quindi non assaggerò. Poi dopo la pizza, oh mio Dio, Va bene così. il solo pensiero. Sì, esatto. Qua le pareti sono leggere, ragazzi, mi sentiranno tutti quanti. Mamma mia, tutto l'ostello, domani ci cacciano. 3 pizze qua, ragazzi. Che dormita che ci faremo. Quindi, ragazzi, noi da qui ci salutiamo. Aspetta che arrivo. Non ero pronta a questa mossa. È l'abbraccione di gruppo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciateci anche un bel like, attivate la campanella. Questo è il suono della campanella. Salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Tengo
que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil